Ciao a tutti e benvenuti in Appuntamento in Giardino. Mi trovo davanti alla fioritura del Philadelphus, guardate che bellissima fioritura, molto profumata, bisogna avvicinarsi un pochettino per sentire l'odore perché i fiori non sono tantissimi come una grande pianta di Philadelphus. Comunque fioriture bellissime questa primavera, in questa pianta meravigliosa, e in più sta fiorendo anche la rosa iceberg. Le potature di quest'anno sono state ben fatte, devo dire, e quindi comincio a vedere un po' i risultati. Poi nel corso del tempo vedremo anche le fioriture delle altre rose, proprio per vedere se queste potature di cui abbiamo parlato nel canale Appuntamento in Giardino fatte sulle rose sono state fatte bene per ottenere una buona fioritura. Comunque oggi non vogliamo parlare di fioritura delle rose, ma volevo concentrarmi su una pianta particolare del giardino, molto resistente, molto rustica, che ha bisogno di poche cure, ed è la Stachys byzantina. Eccomi davanti un bellissimo tappeto di Stachys byzantina, qui ne ho un altro e alle mie spalle potete vedere, se si vede dall'inquadratura, che c'è un altro tappeto di questa pianta meravigliosa da giardino. Stachys byzantina, chiamata anche Stachys lanata o anche orecchie d'agnello. Questo perché le sue foglie sono molto pelose, sono molto morbide e ricordano proprio la pelliccia di un animale. È una pianta interessante da sistemare in giardino perché è una pianta che riempie degli ampi spazi, non favorisce la crescita delle erbe spontanee e quindi possiamo utilizzarla per coprire delle zone in cui non abbiamo delle fioriture, in cui magari c'è sempre solo un taglio dell'erba continuo e quindi ci toglie un pochettino il lavoro in giardino. Dopo parliamo della sua coltivazione e anche di come poterla utilizzare in giardino. Una pianta che appartiene alla famiglia delle lamiacee, è una pianta perenne, alta, con la fioritura anche 50-60 cm. È una pianta che presenta poi nel corso della primavera e anche in estate delle fioriture. Qui potete vedere che stanno partendo le fioriture di questa pianta con questi fusti che vanno in verticale verso l'alto e alla sommità ci saranno poi delle spighe sempre composte con questa peluria, questo aspetto argenteo, ma all'interno dei piccolissimi fiori violetto, viola chiaro, molto ma molto bello in contrasto con il colore bianco argenteo delle sue foglie. Quindi è una pianta molto interessante, molto facile da coltivare e anche bella nel periodo della fioritura. È una pianta rustica che può sopportare anche fino a meno 20 gradi. Logicamente a quelle temperature la parte aerea viene molto danneggiata, ma la pianta poi ricaccia delle radici creando poi una nuova vegetazione. Naturalmente se questo accade la vegetazione poi in primavera non sarà così imponente come questo grande tappeto che potete vedere qui. Una pianta che può ancora allargarsi, anche perché tutte le volte che i fusti toccano terra tendono a radicare e danno origine poi a nuove piante e quindi si creano degli ampi cuscini. È una pianta che arriva dal Medio Oriente, Iran, Turchia, e quindi questo ci fa capire proprio la resistenza di questa pianta a suoli siccitosi. Adesso poi parlo della sua coltivazione, di come la coltivo qui in giardino, di come ho fatto per ottenere una pianta così bella e così imponente e larga nel suo tappeto di foglie. Quindi adesso mi sposto con l'inquadratura verso un altro tappeto di Stachys byzantina per parlare della sua coltivazione e dopo parliamo dell'impiego di questa pianta in giardino. Ho scelto questa inquadratura su quest'altro tappeto di Stachys byzantina proprio perché mi piace tantissimo quando vengo qui in giardino vedere il contrasto con questi iris viola scurissimo, quasi neri, e il contrasto con le foglie argenteo di questa meravigliosa pianta. Come possiamo coltivarla? Allora, questa è una pianta che viene spesso venduta nei garden center, nei vivai, è molto facile trovarla in vendita. Solitamente è venduta in esemplari un po' piccoli, ma nel corso di 1 o 2 anni comincia subito a sviluppare questa vegetazione che potete vedere, molto alta e molto larga. Vegetazione anche abbastanza veloce, una volta che la pianta ha radicato, che si è sistemata nel suo terreno, comincia a svilupparsi, quindi si allarga tantissimo, quindi va anche mantenuta un po' compatta e un po' limitata nel suo sviluppo perché tende poi a coprire
altre piante. Io ho un iris bellissimo che quest'anno non è fiorito perché è stato completamente sommerso dalla vegetazione di questa pianta, quindi dovrò poi intervenire con una pulizia asportando dei fusti proprio per liberare l'iris, fargli prendere la luce solare di cui ha bisogno per poter fiorire, sperando che arrivi a fioritura quest'anno perché ha già superato un po' il suo periodo, quindi vediamo che cosa succede. Allora, come possiamo coltivare la Stachys bizantina nel nostro giardino? Questa è una pianta che vuole un terreno sciolto, quindi possibilmente sabbioso, che lascia defluire l'acqua, che non accumuli acqua, non ci sia un ristagno idrico. Io qui nel giardino ho un terreno argilloso e quindi tende ad essere molto compatto, asfittico quasi in alcuni casi, e trattiene molto l'acqua. Allora io nella buca d'impianto, quando ho sistemato questa pianta in giardino, ho sistemato anche della perlite, ho messo, se non erro, della cornunghia come concime di base, però soprattutto perlite, ma si può mettere anche della sabbia, possiamo utilizzare della sabbia di quarzo, magari della sabbia anche di fiume, cosiddetta, o anche della pomice, proprio per rendere il terreno un pochettino più drenante. In questo modo l'acqua defluisce e la pianta rimane in salute. È una pianta che vuole assolutamente la luce solare, è una pianta che resiste anche fino a 40 gradi di temperatura e lo possiamo notare proprio dal colore delle sue foglie e dalla consistenza proprio della peluria delle sue foglie. Questa è una pianta che con la sua peluria, con la morbidezza delle sue foglie e dal suo colore si protegge dall'insolazione diretta anche quando è abbastanza forte. Il colore chiaro di questa pianta riflette la luce solare e quindi la pianta non soffre appunto le alte temperature, ma soprattutto, ripeto, è una pianta che gradisce, per essere rigogliosa e bellissima, la luce solare diretta molte ore al giorno. Se vogliamo coltivarla in semiombra avremo una pianta un pochettino meno compatta, di aspetto un po' meno bello, quindi teniamola al sole. Se abbiamo in giardino o nei confini della nostra casa, a ridosso di un muro, una zona in cui non riusciamo a sistemare nulla perché le temperature sono alte, perché è una zona veramente molto calda, questa pianta può essere la soluzione. Per quello che riguarda le bagnature della Stachys bizantina, questa è una pianta che ho sistemato in giardino. Nel primo anno di sistemazione appunto nel mio giardino l'ho seguita un pochettino, bagnandola abbastanza spesso proprio per cercare di favorire le radici nel suo terreno, lo sviluppo delle radici nel terreno. Dopo il primo anno di coltivazione in cui dobbiamo seguirla un attimino, la possiamo praticamente, come dire, abbandonare un po' a se stessa e lei andrà avanti da sola. Questa è una pianta che io ormai non bagno più, ci pensano sempre solo le piogge. Solo in estate, quando c'è un po' di siccità, tendo a dare un po' di acqua, perché la siccità ad esempio dell'anno scorso è durata un mese e mezzo, scusate, stavo dicendo un anno e mezzo, sarebbe veramente incredibile come siccità. È durata un mese e mezzo circa e quindi molte piante qui in giardino hanno sofferto, anche lei, perché è una pianta che vedete che è molto compatta, però quando c'è un periodo di siccità molto marcato e anche tanto calore, la pianta tende un pochettino per disidratazione ad afflosciarsi e in questo modo si apre il tappeto di foglie nel mezzo, creando un qualcosa di un po' disordinato, di non bell'aspetto. E quindi seguiamola nel corso dell'anno e diamogli ciò di cui ha bisogno in piccole dosi, non ha bisogno di grosse bagnature, basta una bagnata ogni 2-3 settimane anche. In caso di forte siccità magari una volta alla settimana un pochettino di acqua gliela diamo, ma questo proprio solo se la vediamo un po' sofferente, altrimenti lei comunque va avanti da sola, anche perché questo tappeto di foglie mette in ombra il terreno, non favorisce la crescita delle erbe in giardino, quindi che cosa succede? Abbiamo meno lavoro da fare. Nella zona dove si sviluppa la Stachys bizantina non si passa più col decespugliatore, a volte si interviene soltanto togliendo qualche filo d'erba che spunta un pochettino come qua tra le foglie perché passa un pochettino di luce, magari lì quell'erba si sviluppa abbastanza bene, quindi andremo a togliere, a spulciare un po' il nostro tappeto di foglie di Stachys, liberandola un pochettino dalle erbe spontanee. Naturalmente è una pianta di facile coltivazione che può essere messa in giardino con facilità e non richiede grosse cure, ma un po' di manutenzione la richiede.
quando passiamo dalla fine dell'inverno alla primavera, che l'erba comincia subito a svilupparsi, la pianta, superando l'inverno, sarà leggermente un po' più spoglia, quindi entra molta più luce all'interno e quindi vedremo svilupparsi dei fili d'erba. Ma facendo un passaggio, poi con lo sviluppo poi rigoglioso della pianta, tutto sarà molto più in ombra e non vedremo più quest'erba che cresce in mezzo al nostro tappeto di foglie. Penso di essere stato chiaro, l'ho presa un po' lunga come discorso, ma penso di essermi un po' spiegato. Comunque, pianta affascinante, bellissima. Come possiamo utilizzare Stachys bizantina nel nostro giardino? Bene, lo vedete guardando questo cespuglio, è una pianta tappezzante, quindi ricopre il suolo, quindi è un'ottima pianta anche da bordura. Logicamente un po' di manutenzione lo richiede, nel senso che tutte le volte che sconfina in zone dove non deve andare si può tagliare la pianta per ridargli un pochettino la forma. Oppure possiamo sradicare i rami, i fusti che sono al di fuori del perimetro che abbiamo dato alla nostra pianta, sradicandoli proprio dal suolo con il loro apparato radicale, e in questo modo abbiamo delle nuove piantine da sistemare in altre zone del giardino. La moltiplicazione di questa pianta, ad esempio facendo in questo modo, può essere fatta ad esempio all'inizio della primavera o in estate, sarebbe ideale. Però io ho notato che staccando dei pezzi di piante e sistemandoli in altre zone del giardino per ottenere questi grossi cuscini, l'ho fatto anche durante il corso dell'anno, ma è talmente robusta, talmente rustica che sopporta anche un lavoro di questo tipo. L'utilizzo è anche quello del colpo d'occhio in giardino. Questa è una pianta che regala luce in giardino. Logicamente non possiamo coltivarla in zone d'ombra perché, come ho detto, è una pianta che vuole tantissima luce solare. Coltivata all'ombra la pianta è stentata, è molto più verde, lo possiamo notare nelle foglie che non ricevono tanta luce, che somigliano un pochettino a quelle della salvia, mentre quando riceve tanta luce le foglie sono veramente molto argentee, proprio un colore bellissimo, una consistenza favolosa, e le foglie possono essere anche molto più grosse di queste. Questa è la nuova vegetazione di quest'anno, nel corso del tempo svilupperà delle foglie un pochettino più grosse. Diciamo che adesso si sta sviluppando nella sua fioritura, che avviene proprio in primavera e prosegue nella primavera, e questi fusti alti hanno anche delle foglie che portano poi nei fusti i fiori, e le foglie del fusto che porta i fiori sono molto più piccoli di quelle della parte basale della pianta, che sono un po' più grandi. Questa è una pianta che viene utilizzata anche in alcuni giardini dove ci sono dei bambini, perché è una pianta piacevole anche, secondo me. Immagino magari dei bambini che girano nel giardino, arrivano a toccare le sue foglie, ed è un qualcosa che crea anche un pochettino dipendenza, perché sono foglie bellissime, sono morbide, anche i fusti sono vellutati, insomma una pianta che toccandola è veramente molto ma molto piacevole. Credo che possa essere utilizzata, anche se non è già stato fatto, nei giardini sensoriali, questi giardini in cui ad esempio si possono avvertire degli odori, ci sono dei percorsi fatti per avvertire odori di diverso tipo, oppure sensoriali magari per quello che riguarda il tatto, e quindi pianta piacevole da toccare, assolutamente non pericolosa, e quindi può dare proprio una sensazione piacevole al tatto, utilizzandola, come dicevo, in questi giardini sensoriali per dare un po' le sensazioni, tatto ad esempio alla vista e all'olfatto. Bene, siamo arrivati alla fine di questo video dedicato a Stachys bizantina. L'ultimo consiglio che do è proprio quello di cercarla nei vivai e sistemarla nel nostro giardino, perché è una pianta veramente molto ma molto facile da coltivare e regala un colpo d'occhio bellissimo nel giardino, proprio luce, una pianta che trasmette luce e ottime sensazioni al tatto. Nel prossimo video parlerò della Santolina invece, che è una pianta aromatica che ho qui in giardino già da qualche anno. L'ho potata, ha creato un bellissimo cuscino. Non so se riuscirò a fare il video quando è in fioritura, comunque ne parliamo, perché è una bellissima pianta che adoro, relegata in un angolino del mio giardino, anche lei di facilissima coltivazione. A presto parlando di Santolina. Ciao a tutti e grazie. Ciao ciao!